Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda la sezione back-end. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, ci concentreremo sulla sezione che ci permetterà di gestire la parte pubblica del nostro sito. Quindi come prima cosa ci spostiamo nella sezione front-end e definiamo una nuova pagina per il link relativo al front-end e quindi come titolo gli daremo front-end, id alfanumerico front-end, descrizione non gliene diamo, visibilità menu, menu principale e posizione voce al numero 3 e inseriamo la nostra pagina. Come avete visto ci ha inserito il nuovo link front-end, quindi ora definiremo una nuova pagina che la chiamiamo gestione layout, id alfanumerico gestione layout, descrizione pagina dedicata alla gestione del layout della parte pubblica del sito. Nome file contenuto principale gestione layout.php. Creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati. Contenuto secondario per il momento non ne vogliamo. Visibilità menu, menu secondario e posizione voce 1. Perfetto, poi modifichiamo ovviamente il redirect del link front-end che deve reindirizzare a gestione layout e gestione layout che deve reindirizzare a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo nella sezione front-end e qui in gestione layout definiamo il form per l'inserimento di un nuovo layout all'interno del nostro database. Quindi per prima cosa ci loghiamo su php myadmin, selezioniamo il nostro database e creiamo una nuova tabella che la chiamiamo layout, che avrà un suo id come sempre, quindi di layout valore intero, chiave primaria autoincrement. Come secondo dato vogliamo il file CSS, quindi il nome del file, varchar 30, e poi una sua descrizione, quindi descrizione varchar 500 e salviamo. Apriamo il file gestione layout e come anticipato quindi definiamo il form per l'inserimento di un nuovo layout. Come primo campo vogliamo il nome file CSS, che lo vogliamo obbligatorio, e quindi qua ci andrà una input type text name file CSS, value echo $file CSS, e gli diciamo anche size 70 e chiudiamo il tag. E come secondo dato vogliamo quindi specificare la descrizione e quindi gli diciamo descrizione layout, anch'essa un campo obbligatorio, e al posto dell'input ci mettiamo una text area name descrizione, righe 2 e colonne gliene mettiamo 61 e al suo interno stampiamo la descrizione. Nell'input hidden aggiungiamo quindi l'id pagina return come sempre e nell'intestazione del file ci recuperiamo le variabili salvate in sessione insieme all'alert, quindi if
isSet session alert tramite il for each, quindi for each scorriamo il nostro array e come visto nella precedente videoguida recuperiamo tutti i suoi valori, quindi as $nome $valore gli passiamo la variabile e per finire facciamo un unset di session alert. Qua ci stampiamo il nostro alert perfetto, salviamo, premiamo F5. Ora definiamo l'azione col pulsante per l'inserimento, ci spostiamo in backend, amministrazioni, sezione front-end e definiamo una nuova azione, form nuovo layout e quindi form inserimento nuovo layout e poi ci spostiamo in amministra pulsanti e definiamo il pulsante per l'inserimento. Il pulsante lo chiamiamo inserisci layout, descrizione pulsante inserimento nuovo layout, azione di riferimento form nuovo layout, funzione da richiamare inserisci layout, crea il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo in gestione layout e inseriamo il pulsante. Perfetto, quindi ci rispostiamo ora in gestione layout, modifichiamo l'action con form nuovo layout, salviamo, perfetto, e quindi ci apriamo la nostra funzione per l'inserimento, ci recuperiamo i dati, quindi pagina return, perfetto, poi riceviamo il file CSS, la descrizione, e alla descrizione aggiungiamo anche lo slash qualora volessimo utilizzare l'apostrofo, quindi add slashes di post descrizione, effettuiamo i nostri controlli, quindi if file css è uguale a stringa vuota, gli diciamo errore specificare il nome del file css per il layout e poi gli diciamo else if dobbiamo controllare che l'estensione del file sia .css e quindi utilizziamo la solita funzione PHP che si chiama sub str-count, che ha bisogno della variabile da controllare e la stringa da contare, quindi in questo caso .css, e gli diciamo che se substring count è diverso da 1 ci restituisca l'errore specificare un nome file CSS con estensione e tra parentesi gli scriviamo .css e per finire se descrizione è uguale a stringa vuota, quindi specificare una descrizione per il nuovo layout. Perfetto, quindi salviamo in sessione le nostre variabili, quindi questo sarà file CSS. E la descrizione
ricordiamoci di togliere quindi con strip slashes lo slash precedentemente inserito. Perfetto, salviamo, controlliamo che stiano funzionando il recupero delle variabili. Qui la tabella sta scendendo in basso perché non abbiamo in gestione layout assettato l'alert con uno spazio vuoto, quindi alert uguale a end nbsp. Perfetto. Quindi specificare il nome del file CSS, perfetto. Inseriamo un nome, ce lo sta recuperando. Specificare un file con estensione .css, perfetto. È passato alla descrizione, vediamo se ci recupera anche la descrizione. Perfetto, quindi possiamo procedere alla modifica della nostra query. Quindi insert into layout, ai campi file css, virgola descrizione, values, li passiamo quindi il file css, virgola, e la nostra descrizione. Perfetto, se l'inserimento va a buon fine, dobbiamo recuperare come sempre il nostro redirect. Dalla sezione backend una funzione, per esempio seleziona azione, e vediamo, visto che questa parte di codice la stiamo ripetendo spesso, di definire una funzione che ci restituisca alla chiamata il redirect associato al pulsante che stiamo considerando. Quindi definiamo un nuovo file php, e lo salviamo nella cartella include come cell redirect.php, e vediamo di definire, dicevamo, una funzione, quindi la chiamiamo function cell redirect, che prenderà in ingresso la connessione al database, virgola, e l'id del pulsante, ci faccia la nostra query e quindi ci restituisca quindi return row di redirect al campo fk pagina redirect, chiusa tonda e punto e virgola. Salviamo. Ora apriamo il nostro file action.php, che è colui che si occupa di richiamare tutte le nostre funzioni, e al suo interno includiamo, oltre la connessione, anche il nostro file. Quindi include cell redirect.php, e quindi questo file sarà accessibile da tutte le nostre funzioni. Inserisce il layout, quindi header location non pagina return ma cell redirect, e li passiamo quindi la connessione, virgola, e $_ post id pulsante incluso. Salviamo, definiamo un nuovo layout per la parte pubblica, il foglio di stile si chiamerà stile.css, e descrizione li possiamo dire layout con header, virgola, menu top, virgola, contenuto centrale, menu laterale destro e footer, e salviamo. Siamo ritornati in gestione layout, ci spostiamo sulla nostra tabella ed è stato inserito il layout. Perfetto, ora definiamo il contenuto secondario, quindi ci spostiamo in backend
sezione front-end e modifichiamo il contenuto secondario di gestione layout e gli diciamo nome file elenco layout.php. Quindi definiamo un nuovo file e lo salviamo ovviamente in front-end come elenco layout.php e definiamo la nostra tabella. Quindi per prima cosa selezioniamo il layout che sarà uguale a select stellina from layout, definiamo le nostre celle, id sarà uguale a new colonna id e qua ci andrà id layout, file css che sarà uguale a new colonna e qua nome file css e qua file css e la sua descrizione, quindi descrizione new colonna e qua descrizione layout virgola descrizione. Definiamo la nostra tabella table uguale a new tabella, aggiungiamo le nostre celle, quindi table aggiungi colonna e gli passiamo l'id, aggiungi colonna file css e table aggiungi colonna e gli passiamo la descrizione, punto e virgola. Definiamo il titolo, quindi table set titolo e gli diciamo elenco layout, poi settiamo la query, quindi table set query e gli passiamo la connessione virgola è la nostra query, quindi cell layout, e poi definiamo la nostra stampa, quindi stampa sarà uguale a new stampa e gli passiamo la tabella e come sempre salviamo in sessione la nostra stampa e prima del salvataggio controlliamo che non sia già stata salvata, quindi if isset session stampa allora unset session stampa, salviamo, ci spostiamo in gestione layout, ci ha inserito la nostra tabella, ora centriamo i dati, quindi id set opzioni agli in center e lo stesso facciamo col contenuto. E poi file css e descrizione lo stesso, file css e descrizione. Perfetto. Ora vediamo di definire i pulsanti, quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni,
front-end nuova azione e la chiamiamo elenco layout, quindi pulsanti elenco layout. Definiamo la pagina per la modifica, quindi front-end nuova pagina modifica layout, identificativo modifica layout, pagina dedicata alla modifica del layout selezionato, nome contenuto principale, quindi modifica layout.php, creiamo il file col form, contenuto secondario sempre elenco layout.php e salviamo. Quindi ora definiamo il pulsante per la modifica, quindi front-end nuovo pulsante, modifica layout, descrizione pulsante modifica layout selezionato, azione di riferimento elenco layout, funzione da richiamare seleziona layout, crea il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, modifica layout, percorso immagine icone bedit.png, posizione alla posizione 1 e salviamo. Poi definiamo il pulsante per la cancellazione, quindi cancella layout, quindi pulsante cancella layout selezionato, sempre elenco layout, funzione cancella layout, crea il file con la funzione per l'inserimento modifica, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, una volta effettuata la cancellazione in gestione layout, percorso immagine icone bdroup.png, posizione 2, messaggio conferma, sei sicuro di voler cancellare il layout selezionato e salviamo. Quindi nel nostro file elenco layout definiamo anche i nostri pulsanti, quindi table set azione, quindi table set azione, e qui ci va la nostra azione, quindi elenco layout. Ora apriamo elenco pagine per esempio, così ci ricopiamo le colonne per i pulsanti, quindi pulsanti new colonna di pulsanti, e qua ovviamente non ci va id pagina ma ci va id layout, gli diamo le opzioni, aggiungiamo la nostra colonna, quindi table aggiungi colonna pulsanti, apriamo anche il file seleziona layout e ci modifichiamo il record selezionato in layout, così l'abbiamo già fatto, perfetto, e quindi ci spostiamo in gestione layout, ci ha inserito i pulsanti, clicchiamo su modifica, siamo in modifica layout, quindi definiamo il form anche per la modifica, quindi apriamo il file modifica layout, da gestione layout ricopiamo il nostro form, quindi questo sarà form modifica layout. Qua oltre all'id pagina dobbiamo inoltrare anche l'id layout, quindi qua ci andrà id layout e qua id layout, perfetto. Quindi nell'intestazione ci recuperiamo il nostro layout, quindi $id
layout è uguale a get layout e gli diciamo if iset alert recupera i dati dal salvataggio in sessione, altrimenti ci selezioniamo i dati dal database, quindi cell lie lo chiamiamo qua e quindi qua sarà select stellina from layout where id layout è uguale a $id layout. Perfetto, quindi eseguiamo la nostra query res di connessione virgola cell layout e row layout che è uguale a MySQL fetch array di res layout punto e virgola. Quindi file css sarà uguale a row layout al campo file css e descrizione sarà uguale a row layout al campo descrizione. Salviamo, premiamo F5, perfetto, ci sta recuperando i dati, quindi definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi azione frontend, nuova azione form modifica layout, quindi form modifica layout selezionato e definiamo il pulsante, quindi salva modifiche, descrizione permette di salvare le modifiche apportate al layout selezionato. Azione di riferimento form modifica layout, funzione da richiamare salva modifiche layout, crea il file con la funzione per l'inserimento, tipologia con scritta, pagina per il redirect, gestione layout, percorso immagine posizione nulla. Quindi ci apriamo salva modifiche layout. Quindi per prima cosa recuperiamo i nostri dati e quindi come in inserisci layout recuperiamo il file CSS e la descrizione. Dobbiamo aggiungere l'id layout selezionato che sarà uguale a $_post id layout. Effettuiamo i nostri controlli. Perfetto, quindi salviamo i dati in sessione. E qualora sia settato l'alert, pagina return andrà completato con end layout uguale a $id layout, altrimenti update layout e set file css uguale a file css virgola descrizione uguale a descrizione
e poi li aggiungiamo where id layout è uguale a $id layout. Perfetto, e quindi se la nostra query va a buon fine, come per inserisci layout, il nostro header location sarà uguale a pagine privata di pagina e ci selezioniamo il cell redirect dalla funzione che abbiamo creato. Perfetto, quindi salviamo, modifichiamo la descrizione, le aggiungiamo un paio di R al footer. Ok, siamo ritornati in gestione layout e come vedete ci ha modificato la descrizione. Ora la ripristiniamo e completiamo anche la cancellazione del record. Quindi apriamo il file cancella layout, modifichiamo la nostra query e quindi sarà delete from layout where id layout è uguale a $_post id record selezionato, punto e virgola. E ovviamente se la nostra query va a buon fine ci recuperiamo il solito redirect dal pulsante. Salviamo, eliminiamo il file CSS appena creato, diamo conferma e come vedete siamo tornati in gestione layout e ha eliminato il file CSS. Ora lo ripristiniamo, però azzeriamo il conteggio della nostra tabella in modo da ripartire al layout numero 1 e quindi nelle operazioni di PHP MyAdmin relative alla tabella gli diciamo svuota tabella. Quindi definiamo lo stesso file CSS, descrizione, quindi layout con header, menu top, contenuto centrale, menu laterale destro e footer. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di definire le aree del nostro layout, quindi inseriremo un nuovo pulsante che ci permetterà di definire i contenitori associati alla nostra impaginazione e assegnargli anche un ID univoco.